Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. È a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Fate sempre le vostre ricerche. Questo è il disclaimer, potete leggerlo anche in inglese se lo state guardando sottotitolato. Nella parte online sono l'unico che gestisce, tra virgolette, la ricerca sulle stablecoin. C'è molto più interesse in realtà nel mondo delle cripto per quanto riguarda il modo in cui queste sono viste, quello che molti pensano riguardo al guadagno. In realtà io mi sono concentrato di più sulla liquidità, non sono interessato a tutte queste cose che riguardano guadagnare oppure no. Ho una mia visione ovviamente del mondo delle cripto, che per chi mi segue sul canale Twitter penso l'abbia capito qual è la mia tendenza riguardo a questo tipo di attività. Tuttavia col tempo sono diventato relativamente esperto per quanto riguarda il modo in cui le stablecoin si muovono e che cosa accade quando queste si muovono. Tra le varie cose che ho sviluppato c'è l'USDT, USDC Signal, che lo trovate gratuito oltretutto sul mio profilo di TradingView, che segnala quando c'è una grossa emissione di liquidità. Molti utenti mi hanno chiesto che cosa vuol dire quando parlo di queste cose e penso che sia giunto il momento di spiegare un attimo come funzionano le cose. In particolare la domanda che mi viene chiesta più spesso, rivolta più spesso, riguarda il motivo per cui mi rivolgo sempre a Circle e le T-bill, quindi le obbligazioni a breve termine di questa di questo stablecoin Isware, per fare riferimento a poi come queste poi vengono iniettate all'interno del mercato e vanno a creare ufficialmente quelle situazioni di pump and dump che capitano molto spesso. Quindi questo video è un po' dedicato a spiegare che cosa accade, perché accade e dove potrebbe stare un po' l'inghippo su certe cose. Cercherò di essere relativamente breve, è un argomento vasto, non è facile da spiegare, è fatto di molte supposizioni perché poco si sa in realtà riguardo a come funzionano le stablecoin, quindi cerchiamo un attimo di fare il punto della situazione e chiarire come si muove questa liquidità. Prima di tutto bisogna capire questo. Le stablecoin, quando vengono iniettate nel mercato cripto, cioè quando vengono create, il mint, come lo volete chiamare, ufficialmente implicano che qualcuno ha versato una determinata, forse, una determinata somma di denaro vero, USD, all'interno della banca di Circle, li ha mandati a Circle, li ha mandati a Tether. Questi hanno preso 1 milione di dollari che hanno ricevuto, o 1 miliardo o quello che è stato inviato, e li convertono in una specie di ricevuta che si chiama ufficialmente USDC o USDT. Non esiste, è un token virtuale che è pareggiato teoricamente con il versamento che ho fatto. Quindi se io prendo 100 euro e li mando a USDC, a Circle o a Tether, loro mi danno indietro 100 dollari, 100 dollari USDT. Questo è quello che loro fanno, USDC. Quello che bisogna imparare nel mondo delle cripto è ragionare per ordini di migliaia di dollari. Non interessa a nessuno se voi avete 50.000 euro, 50.000 dollari, 50, sono noccioline, non c'entra niente. Quando si cominciano a muovere invece, come vedete anche su questa immagine, eh, importi che girano dai 250 milioni di dollari in su, tutti in una botta sola, avvengono delle cose abbastanza tipiche del settore delle cripto e lo vedete qui su questo video, no? Si vede che a fronte di un'emissione, ad esempio come in questo caso, di 1 milione di USDT, 1 miliardo scusate, 1.000 milioni di USDT, quindi a fronte di un'iniezione di 1 miliardo di USDT, il mercato di Bitcoin improvvisamente passa con un pescaggio da 59 mila dollari e sale fino a 68 mila dollari, fa un 10 mila dollari di differenza con 1 milione. Solitamente così, giusto per curiosità, qui vedete mi sono anche segnato quando sono scadute queste T-bill che coincidono con determinate fasi del mercato. Se andiamo a vedere giusto per curiosità quanto ammonta un pump
da questo minimo a questo massimo abbiamo circa un 15% di 13% sarebbe massimo, quindi potremmo tenere una media, siamo sul 12%. Quindi potremmo dire che a fronte di 1 miliardo e qualcosa, perché noi abbiamo 1 miliardo che scade e qualcosa dopo che viene iniettato in USDC, quindi in questo caso abbiamo 1 miliardo e mezzo, abbiamo circa un 10% di pump. Vuol dire che più o meno ogni 500 milioni riescono a fare un pump di circa il 5%. Io di solito calcolo per ogni miliardo un 5% di rialzo. Per vedere meglio solitamente sarebbe da andare a vedere che cosa accade ehm, con così, con la parte del total market cap. È più importante vedere il total market cap perché ci dà un po' un'idea di che cosa sta avvenendo, però alla fine siccome Bitcoin fa la metà del market cap, siamo sempre là, vedete, siamo sempre là intorno al 12% di pump. Ora la domanda che sorge è che cosa accade quando viene iniettata la liquidità e perché viene iniettata, quando viene iniettata, quali sono un po' le meccaniche che ci sono all'interno di questi movimenti continui delle cripto che vanno a finire sempre sulla FOMO, no? Bitcoin è il migliore di tutti, Ethereum è il migliore di tutti, diventerò ricco sfondato con Pepe, quando la Lambo, in realtà sono solo movimenti di mercato e basta, che possono essere tracciati e quando si impara a tracciarli si comincia anche a capire che Mr. Market è molto più sveglio del 99,9% di questi bitcoiners che ci sono nel settore cripto che bazzicano quasi tutti su Twitter oltretutto e sono molto divertenti perché sono al livello di follia pura letteralmente perché non riescono a capire la differenza tra il valore di un token quale potrebbe essere e invece come Mr. Market fa la sua partita, come Mr. Market fa il suo gioco. Ora ripartiamo dall'inizio e cerchiamo di capire che cosa accade quando si parla invece direttamente di Circle e di USDC. Che cosa avviene? Avviene questo. Io mando, andiamo direttamente a vedere il fondo, eccolo qua, adesso ve lo spiego. Io mando 1 milione di euro, di dollari a Circle perché ho bisogno di 1 milione di USDC e loro mi staccano 1 milione di USDC. A un certo punto questo pacchetto di denaro che loro tengono in tasca è elevato, comincia a essere abbastanza importante e devono metterlo da qualche parte. Siccome queste banche virtuali che staccano stablecoin devono dimostrare di avere il pareggio, li mettono da qualche parte e queste sono le obbligazioni. Perché le obbligazioni? Perché le obbligazioni, a differenza dello stock market, non sono soggette a molte variabili, ovvero in questo caso abbiamo una media, se andate a vedere, per 7 giorni di circa il 5,28% di rendita annua e quindi io prendo 1 milione di qua, 1 milione di là e li intasco tutti, devo dimostrare ai miei investitori che mi hanno dato questi soldi in cambio di un token che posso ridargli indietro il denaro che ho in mano, quindi prendo questo denaro e lo metto in obbligazioni a breve termine, perché potrebbe avvenire improvvisamente che il tipo che ha comprato 1 milione di USDC ne ha fatti 10 milioni e così io ho bisogno di avere la liquidità di questi 10 milioni. Per questo motivo il giro di T-bill, di obbligazioni che continua a comprare e rivendere quando maturano Circle continua a fare sempre questo giro, no? Perché se per caso c'è una necessità di liquidità ho bisogno di fare uno scambio molto veloce nella liquidità e ho bisogno che posso redimere il prima possibile eventuali T-bill in base alle richieste che mi vengono fatte di qualcuno che vuole battere cassa, no? Che è il famoso withdrawal di cui si parla così spesso, no? Ora, tracciando il numero di T-bill che ci sono, possiamo farci un'idea di quanti soldi, denaro fisico, vero, USD, ha la nostra compagnia, Circle in questo caso. Ora, di fronte a queste eventualità, dobbiamo capire se la somma di tutto questo porta effettivamente a... Scusate, c'è quello del gelato. Bene, è passato il tipo del gelato e quindi possiamo andare avanti. In realtà c'era
è stato un impegno più urgente. Ora ritorniamo un attimo al concetto, quindi compriamo queste T-bill, Circo compra queste T-bill, manda alla banca i soldi e presta i soldi al governo per dei periodi relativamente brevi, che sono massimo fino a 90 giorni di solito nel settore delle stablecoin. E quando poi queste scadono si va a ricevere indietro questi soldi con qualcosa in più, no? Con del denaro in più. Questi qui sono dei veri e propri investimenti ed è il motivo per cui ad esempio Tether ha dichiarato che ha fatto, non mi ricordo più cos'era, 6 miliardi in più, non mi ricordo più, era una cifra abbastanza importante comunque nel 2023, inizio 2024, 2023 dovrebbe essere, aveva fatto parecchio facendo dei calcoli più o meno sulla possibilità di quanto aveva investito e di quanto è la resa annua, potrebbe anche starci che quello che hanno dichiarato è corretto. Ora a un certo punto però queste scadono. Quando queste scadono, a quel punto improvvisamente Circle si trova in mano tutta una serie di contante che deve essere utilizzato. Può essere utilizzato in diversi modi, uno di questi è ovviamente quello di andare a riacquistare di nuovo un'altra T-bill e quindi riprendere la stessa liquidità e rispostarla, oppure potrebbe pagare qualcuno che gli ha chiesto indietro una parte del denaro e quindi gli dà questo qualcuno, Mr. Market, prende i suoi USDC, glieli dà in mano a Circle e dice io non li voglio più, ti do indietro 1 milione di dollari USDC, mi dai indietro il mio 1 milione di USD veri. Quindi loro con questa liquidità che rimane ovviamente poi danno la differenza. L'altra cosa che avviene, non è dimostrabile al 100%, ma a dire la verità lo si vede da come si muove, quando improvvisamente avviene che rimane una certa liquidità a disposizione, in questo caso stiamo parlando ad esempio il 2 di luglio, ci sarà 1 miliardo a disposizione in USD che chiudono una T-bill. Di solito quando questo avviene questo, avvengono questi pump, ovvero improvvisamente, stranamente, USDT riceve improvvisamente 1 miliardo che è pronta a staccare e di mettere nel mercato. E la cosa è alquanto curiosa, la seguo da molto tempo e potete notare che effettivamente sembra andare così, no? Perché qui abbiamo che USDC si era trovata 1 miliardo e 2 in T-bill e improvvisamente USDT Tether stacca 1 miliardo e anche USDC stacca 1 miliardo di token, stiamo parlando di token, quindi USDC e USDT che vanno a finire nel mondo cripto e fanno un pump. Anche qui, come potete vedere, c'è 1 miliardo in USDC, appena prima Tether ne stacca 1 miliardo e subito dopo USDC ne stacca mezzo miliardo. Il che potrebbe farci dedurre che tutta questa liquidità che gira di soldi veri vengono riutilizzati dagli stessi player che gestiscono il mondo delle cripto. E questa è la realtà dei fatti, perché si vede che cosa avviene quando ci sono queste iniezioni di liquidità così importanti all'interno del mondo cripto. Altre situazioni, qui dovremo andare a ritarare un attimo l'algoritmo perché ci sono stati dei movimenti differenti. Altre situazioni che avvengono è che non sempre si va long, alcune volte si va pure short e ovviamente questo rappresenta poi tutta un'altra serie di difficoltà. Una cosa che si vede qui abbastanza facilmente è che abbiamo una situazione un po' instabile in quanto improvvisamente Tether ha smesso di stampare grosse quantità di USDT, di iniettarli nel sistema, invece USDC ha continuato a fare questo. Si può vedere un po' anche la liquidità di Tether, parliamo anche di Tether perché comunque ha la sua importanza. E possiamo vedere che alla fine non è che abbia caricato più di tanto nell'ultimo periodo, circa da maggio è stata un po' stazionaria, non ha fatto tutti questi pump così aggressivi fino ad aprile. Maggio è stato un po' più contenuto da parte di Tether, ha caricato solo questi 500 milioni e poi qualche bunch qua e là, no? di poco e niente, ma niente di così particolare. Qui si potrebbero evidenziare dei rischi
di short del mercato dove non riesce più a essere sostenuto da parte di Tether. E qui sembra che ci sia un collegamento, ovvero a fronte dell'iniezione di USDC sembra che USDT sia sempre andato a braccetto, il che fa capire che probabilmente Tether è connessa con Circle nello stesso indirizzo, nella stessa prerogativa di movimenti delle T-bill, oppure li copia. Ovvero, siccome nessuno ha mai visto la riserva di Tether, perché Tether non la rende disponibile, potrebbe anche essere che stanno mentendo al riguardo e fanno vedere cose semplicemente andando a copiare quello che si sa di Circle e lo moltiplicano per due. Questa è una probabilità dei fatti. Io su Tether ho sempre grossi dubbi del modo in cui si muovono e di quello che avviene. Ora, il ragionamento che noi facciamo è questo. Andando a sottolineare i periodi in cui abbiamo una grossa liquidità a disposizione, cioè il 2 di luglio, il 5 di luglio, il 16 di luglio, il 23 di luglio, noi vediamo che ci sono 2, 4, 5, 6 e mezzo, 7, sono 7 miliardi di dollari che sono a disposizione tutti quanti nel mese di luglio, ed è qui che poi possiamo cominciare a fare delle valutazioni di fattori di rischio al riguardo. Non parliamo della parte invece data in gestione alle banche, che si chiamano triparti, che sono simili alle T-bill, ma è una questione diversa, ovvero Circle manda i propri soldi alla banca e quando poi la banca riceve questi soldi gli dà indietro una cedola e gli dice guarda che ho ricevuto questi soldi da te, tu puoi vendere la mia obbligazione nel caso in cui io non te li ridò indietro. È un prestito continuo di contante. È preoccupante, a dire la verità, che le banche debbano andare a prendere soldi da Circle in cambio. Questi sono giornalieri, mentre questi sono prestiti fatti su un periodo un po' più lungo, le triparti sono giornaliere, si aggiornano ogni giorno. Una cosa un po' preoccupante che si può vedere è che certune di queste banche hanno degli importi anche abbastanza alti, se parliamo di qualche miliardo preso in prestito, ma che perdurano nel tempo e sono sempre rimasti abbastanza invariati, con un triparti che gira comunque fisso intorno ai 17 miliardi. Questo fa presupporre che in realtà queste banche sono implicate nel mondo delle cripto. Molto probabilmente loro stessi utilizzano le stablecoin e tutta questa entità che gira attorno per tutto il sistema di pump and dump. Sulla base di cosa possiamo dire questo? Possiamo dirla perché se andiamo a vedere quando avviene queste iniezioni di liquidità, noi troviamo che facendo una visione un po' meno aggressive, andiamo un po' sul normal, noi vediamo che nel sistema bancario le iniezioni soprattutto di USDC corrispondono a dei momenti ben precisi del Financial di SP500 oppure del KBW, il Bank Index del Nasdaq, corrispondono sempre. Hanno una corrispondenza a dei limiti di top e di bottom, dove questi poi sembra che siano gestiti effettivamente da parte delle banche. Quindi io spero di aver risposto un po' alla domanda che viene fatta: perché continuo a puntare le T-bill e le obbligazioni di Circle per andare a identificare come si muoverà il mercato delle cripto? Perché sembrerebbe che a fronte di un redeem delle T-bill ci sia successivamente un pump nel mondo delle cripto, e questo sembra che sia gestito volutamente da parte degli stessi, ovvero sia Tether che Circle sembra che siano in compagnia per poter andare avanti e fare questo continuo movimento di pump and dump nella gestione delle cripto. Quindi non è più una questione di vedere la candela con la coda e non ho mai visto un'engulfing vera e tutte queste cose qua, il candle eccetera, no? In realtà stiamo parlando semplicemente che c'è un momento di iniezione di liquidità e un momento di uscita. Se la volete proprio tutta, che così proprio volete sapere un po' la curiosità di come avviene di solito tutto questo, solitamente noi abbiamo dei movimenti molto particolari, ovvero a fronte di un pump, Litecoin, Litecoin ha delle forti sezioni di accumulo. Quando Litecoin pompa, solitamente è sempre, vedete qua,
è sempre in corrispondenza con il momento in cui le stablecoin vanno iniettate e il grosso di Litecoin spinge tanto in su in quel momento là. Sembrerebbe quasi che venga usato Litecoin per fare il movimento del Bitcoin e una volta che questo poi è avvenuto, a quel punto il circolo va a finire, a chiudersi effettivamente quando poi si va a chiudere il ciclo di Ethereum, ovvero Ethereum chiude la partita, viene mandato nella maggior parte dei casi grossi pacchetti direttamente all'interno del sistema di Circle, cioè a Coinbase, e su Coinbase viene fatto il redeem. Quando viene fatto il redeem noi possiamo dedurre a grandi linee che avviene questa cosa. Hanno guadagnato con la liquidità che avevano a disposizione che teoricamente non dovrebbero usare, che sottolineo teoricamente non dovrebbero usare, hanno fatto fare un giro completo al sistema cripto sempre nello stesso modo, Litecoin, Bitcoin, Ethereum come ultima parte, dopo dentro per mezzo c'è sempre un token di qualche tipo che fa il pump come Pepe, che ovviamente è tutto manipolato, quindi è tutto stabilito a tavolino e il ciclo finisce su Ethereum con un pump di Ethereum. Quando è finito il pump di Ethereum cade su Coinbase, viene tirata fuori la liquidità, questa liquidità va a finire di nuovo all'interno delle treasury bill di Circle, così i dollari vengono puliti perché poi il governo te li dà indietro buoni. Ovviamente nelle riserve basta fare un calcolo molto semplice, qui abbiamo 28 miliardi in riserva, questa è la tabella di ieri l'altro, qua abbiamo 28 miliardi in riserve, ad oggi ci sono 32 miliardi, quindi vuol dire che ci sono circa 4 miliardi e mezzo di riserva circolante, della quale potremmo chiederci dov'è, visto che non sappiamo dove sia, potremmo pensare che circa 2 miliardi sono a disposizione a livello liquido in una banca e altri 2 miliardi invece sono iniettati volutamente all'interno del sistema. Quindi un po' le T-bill servono per tenere sempre pulita questi soldi che girano, che non si sa bene che fine fanno e che hanno tutta l'aria di essere abilmente gestiti dalle banche stesse. Quando una banca scende, di conseguenza si muove anche il mondo delle cripto, in particolare USDT. Che cosa possiamo aspettarci? È probabile che tenderà a scendere ancora un po'. Appena si cominciano a vedere delle iniezioni di USDT che corrispondono anche alla parte bancaria, allora dopo potremo assistere a un altro pump. Questo pump potrebbe essere stato pianificato da Mr. Market nel periodo di luglio. La cosa curiosa, ma questo potrebbe essere più una questione di giorni che passano, anche se in realtà sono solo 30 giorni, mancano 30-40 giorni, la cosa curiosa è che agosto non è coperto, il che potrebbe farci dedurre o pensare che ad agosto ci potrebbe essere una sorpresa abbastanza spiacevole, il che ci potrebbe portare a credere che nel periodo di luglio ci possa essere un pump importante, volutamente manipolato, con forse anche fake news di tutti i tipi, probabilmente verso Ethereum, e poi agosto si chiude tutto, o una parte. Potrebbe accadere qualcosa di importante che Mr. Market sa già, ma nessuno di noi sa. Questo è un po' quello che si vede dai dati e dai numeri. Bene, io credo che possa essere stata una piacevole conversazione riguardo a come possono avvenire questi movimenti. Vi volevo far vedere una cosa, ehm, qui così, dove vedete il Thor che schiaccia giù, è il momento in cui mi sono preso la libertà di dare l'hammer di Thor quando era il momento opportuno, che è caduto preciso esattamente al top di Bitcoin intorno ai 71.005 e adesso siamo qui. Questa tipologia di visualizzazione o di capacità di vedere il momento in cui il mercato comincia a essere un po' in sofferenza risiede proprio nella abilità di vedere dov'è la liquidità, di non credere ai fuffaguru, ma di vedere semplicemente come la liquidità viene spostata. E non sempre ci si azzecca, poi io lo metto per ridere in realtà perché non è che mi interessa più di tanto, ma l'idea che ne viene fuori è che nel momento stesso che siete in grado di capire dove va a finire la vostra liquidità, potete capire quanto anche può pompare il prezzo, perché sta pompando
che cosa avviene e dove si potrebbe andare a finire e quando presenta ovviamente dei fattori di rischio. Attualmente il fattore di rischio sembra che sia nel periodo di agosto. Adesso bisogna vedere nei prossimi 15 giorni se queste treasury vengono spostate prima del previsto. Se vengono spostate prima del previsto e vanno a finire ad agosto o a settembre, allora vuol dire che i pump sono stati spostati perché non possono più essere pianificati. Luglio potrebbe andare in sofferenza, e agosto potrebbe andare in sofferenza e si potrebbe riparlarne poi a settembre. Bene, con questo chiudo il video, vi auguro un piacevole trading, un piacevole, non sono investimenti quelli sulle cripto, è gambling in realtà, quindi un piacevole trading e un dispiacevole gambling e una buona serata o giornata, dipende dal momento in cui vedrete questo video.